Benvenuti! Oggi vi mostrerò esattamente, passo dopo passo, come ho costruito e venduto un bot di automazione basato sull'intelligenza artificiale per 2.000 euro a una media impresa italiana. Non parliamo di un giocattolo o di un semplice risponditore automatico, parliamo di un dipendente digitale instancabile, capace di lavorare 24 ore su 24, 7 giorni su 7, qualificando i contatti, rispondendo a domande complesse e fissando appuntamenti direttamente nel calendario aziendale. In questo video non ci saranno segreti. Condividerò il mio schermo e replicheremo insieme l'intero flusso di lavoro. Questo è il sistema esatto, il codice esatto e la strategia esatta che le aziende in questo momento stanno disperatamente cercando e per cui sono disposte a pagare cifre importanti. Prendetevi il vostro tempo, mettete il video a schermo intero e preparatevi a prendere appunti. Quello che state per vedere ha il potenziale di cambiare completamente il vostro approccio al business digitale. Prima di aprire i software, dobbiamo capire perché un'azienda paga 2.000 euro per questo sistema. Il problema è il tempo di risposta. Le statistiche dimostrano che se un'azienda non risponde a un potenziale cliente entro i primi 5 minuti, le probabilità di chiudere la vendita crollano dell'80%. Immaginate un centro medico, un'agenzia immobiliare o un concessionario di auto. Ricevono decine di messaggi ogni giorno. Il personale umano è occupato al telefono o con i clienti fisici. I messaggi si accumulano. I clienti si raffreddano e vanno dalla concorrenza. Ogni messaggio ignorato è fatturato perso. Il nostro bot risolve questo problema alla radice. Non offre solo un servizio cliente istantaneo, ma fa da filtro. Capisce cosa vuole l'utente, raccoglie i suoi dati preziosi come nome, email e numero di telefono e li inserisce in un database ordinato, pronto per essere utilizzato dal reparto vendite. Entriamo nel vivo e analizziamo l'architettura. Per costruire questo sistema non avete bisogno di saper programmare. Zero codice. Useremo 3 strumenti fondamentali che comunicheranno tra loro. Il primo è l'interfaccia utente, ovvero il canale dove il cliente scrive. Nel nostro caso utilizzeremo WhatsApp, l'applicazione di messaggistica più usata in assoluto. Il secondo strumento è il cervello dell'operazione, ovvero OpenAI. Creeremo un assistente personalizzato istruito esclusivamente sui dati dell'azienda cliente. Il terzo e ultimo strumento è il tessuto connettivo, la colla che tiene insieme tutto. Utilizzeremo Make.com, una piattaforma di automazione visiva che prenderà il messaggio da WhatsApp, lo porterà al cervello artificiale, aspetterà la risposta e la rispedirà all'utente, salvando contemporaneamente i dati in un foglio Google. Sembra complesso, ma vi garantisco che tra pochi minuti vi sembrerà elementare. Iniziamo dal motore della nostra automazione. Aprite il sito di OpenAI, accedete alla sezione Sviluppatori e cliccate sulla voce Assistenti nel menu a sinistra. Cliccate sul pulsante in alto a destra per creare un nuovo assistente. Dobbiamo dare un nome al nostro bot, chiamiamolo Assistente Vendite Premium. Ora, selezioniamo il modello linguistico. Sceglieremo l'ultimo modello disponibile, la versione 4 Omni, perché è incredibilmente veloce e preciso nel seguire le istruzioni. Questo è il passaggio in cui diamo un'anima al nostro bot. Dobbiamo scrivere le istruzioni di sistema, ovvero il prompt principale che detterà il suo comportamento per sempre. Questo testo è fondamentale. Se lo scrivete male, il bot risponderà in modo casuale o fuori contesto. Se lo scrivete bene, sarà il miglior venditore dell'azienda. Vi leggo esattamente cosa scrivo nelle istruzioni di sistema. Cito testualmente: tu sei l'assistente virtuale ufficiale dell'azienda. Il tuo compito primario è accogliere i clienti, rispondere alle loro domande sui nostri servizi in modo cortese, professionale e persuasivo. Non devi mai inventare informazioni. Usa solo i documenti che ti ho fornito. Il tuo obiettivo finale è raccogliere il nome e il numero di telefono del cliente per fargli fissare un appuntamento. Sii breve, usa un tono amichevole ma autorevole, e non superare mai le 3 frasi per ogni risposta. Fine della citazione. Questo livello di precisione è ciò che differenzia un bot amatoriale da un sistema aziendale da 2.000 euro. Gli stiamo dando un perimetro d'azione rigoroso. Gli stiamo dicendo non solo cosa deve fare, ma soprattutto cosa non deve fare, evitando allucinazioni pericolose per il brand. Un'azienda vera ha procedure, preziari, cataloghi e domande frequenti. Il nostro bot deve conoscere a memoria tutti questi dati.
Scorriamo verso il basso nella pagina del nostro assistente su OpenAI e troviamo la funzione di caricamento file. Qui è dove avviene la magia. Ho chiesto all'azienda cliente di fornirmi un documento testuale con tutte le informazioni fondamentali: la storia dell'azienda, i servizi offerti, le tariffe, le garanzie e gli orari di apertura. Ho trasformato tutto in un file formato PDF di 10 pagine. Ora, trascino questo file direttamente nell'interfaccia. Clicchiamo su Salva. Il sistema elabora il documento e da questo preciso istante il bot ha assimilato l'intera conoscenza aziendale. Qualsiasi domanda riceverà su quei servizi, saprà rispondere con una precisione del 100%, consultando il documento in frazioni di secondo prima di formulare la frase. Il cervello è pronto. Ora dobbiamo dargli un corpo e un sistema nervoso. Apriamo make.com. Se non lo conoscete, è una piattaforma dove potete collegare tra loro migliaia di applicazioni diverse in modo visivo. Immaginatelo come un enorme quadro elettrico digitale. Clicchiamo su Crea nuovo scenario. Il nostro foglio di lavoro è vuoto? La prima cosa di cui abbiamo bisogno è un interruttore, un evento scatenante, che faccia partire tutto il processo. Questo evento si chiama trigger. Clicchiamo sul grosso pulsante al centro dello schermo. Cerchiamo il modulo che gestisce i messaggi in entrata. Per questo esempio pratico, utilizzeremo un webhook personalizzato, che ci permetterà di intercettare qualsiasi messaggio di testo provenga dalla pagina aziendale, che sia Instagram, Facebook o WhatsApp. Selezioniamo webhook e clicchiamo su webhook personalizzato. Diamo un nome a questo nodo, chiamiamolo ricezione messaggi cliente. Make ci genera istantaneamente un indirizzo web univoco, una lunga stringa di testo. Copiamo questo indirizzo. Questo link è letteralmente la porta d'ingresso della nostra automazione. Dobbiamo incollarlo nel portale per gli sviluppatori del canale di comunicazione che stiamo usando. In questo modo, ogni singola volta che un cliente prende il telefono e scrive la parola ciao al numero dell'azienda, quel testo viaggia attraverso internet e bussa a questo indirizzo web. Make riceve il segnale, cattura il messaggio, il nome del mittente e l'orario e avvia l'intero meccanismo in meno di un secondo. Il messaggio del cliente è entrato nel nostro sistema. Ora dobbiamo consegnarlo al cervello artificiale che abbiamo creato prima. Clicchiamo sul simbolo più di fianco al nostro webhook per aggiungere il secondo modulo. Cerchiamo OpenAI nella barra di ricerca. Tra le decine di opzioni disponibili, dobbiamo scegliere con estrema attenzione. Clicchiamo su Manda un messaggio a un assistente. A questo punto, Make ci chiede di selezionare quale assistente vogliamo usare. Apriamo il menu a tendina e troveremo esattamente il nostro assistente vendite premium che abbiamo configurato nel passaggio precedente. Ora, dobbiamo mappare i dati. Nel campo del testo, trasciniamo semplicemente la variabile che contiene il messaggio del cliente proveniente dal primo nodo. È un'operazione visiva, letteralmente trascina e rilascia. Fate molta attenzione a questo passaggio, perché è l'errore che commette il 90% dei principianti. Un vero bot aziendale deve ricordarsi la conversazione in corso. Se il cliente dice ciao, il bot risponde, e poi il cliente dice mi chiamo Marco, il bot deve sapere di cosa stavano parlando. Per fare questo, OpenAI utilizza un concetto chiamato thread, ovvero il filo del discorso. Nel nostro modulo su Make, dobbiamo assicurarci di memorizzare e passare sempre lo stesso identificativo del thread per ogni utente specifico. In questo modo l'intelligenza artificiale non tratterà ogni messaggio come se fosse il primo, ma leggerà lo storico della conversazione, garantendo un'interazione naturale, fluida e del tutto indistinguibile da quella di un essere umano in carne ed ossa. Questa è la scena cruciale. Questa è la funzione che giustifica un investimento di 2.000 euro. Come vi dicevo all'inizio, l'obiettivo non è solo chiacchierare, ma acquisire contatti qualificati. Aggiungiamo un nodo speciale chiamato router. Questo strumento divide il nostro flusso in due strade parallele. Da una parte, invia la risposta testuale del bot al telefono del cliente. Dall'altra parte, analizza silenziosamente il contenuto della conversazione. Se l'intelligenza artificiale rileva che il cliente ha fornito un nome e un numero di telefono o un indirizzo email, il sistema isola questi dati specifici. Li estrae dal discorso. Questo è un passaggio avanzato che trasforma un semplice software in una vera e propria macchina da guerra per il marketing. Continuiamo lungo questo secondo ramo. Aggiungiamo un modulo di Google Fogli.
o in alternativa del CRM utilizzato dall'azienda, come ad esempio HubSpot o Salesforce. Selezioniamo l'azione, aggiungi una riga. Ora, mappiamo i dati estratti nel passaggio precedente. Mettiamo la variabile del nome nella colonna A, la variabile del numero di telefono nella colonna B, la variabile dell'email nella colonna C. Cosa significa tutto questo all'atto pratico? Significa che mentre l'imprenditore dorme, o mentre i suoi dipendenti sono in pausa, il bot dialoga con 10, 20 o 100 persone contemporaneamente. Risolve i loro dubbi e compila automaticamente un foglio di calcolo pulito, ordinato e sempre aggiornato, con le informazioni commerciali dei contatti più caldi e pronti a comprare. Un sistema professionale deve prevedere ogni scenario, anche quello in cui il bot non conosce la risposta o in cui il cliente si arrabbia e vuole parlare con una persona reale. Questo si chiama passaggio all'operatore umano. Nelle istruzioni di sistema iniziali su OpenAI ho aggiunto una regola segreta. Se l'utente richiede esplicitamente assistenza umana, o se la sua richiesta esula dai documenti caricati, scrivi nel testo la parola chiave operatore interno. Su Make ho impostato un filtro. Se il testo generato contiene quella specifica parola chiave, il sistema blocca l'invio automatico del messaggio al cliente. Invece, invia immediatamente una notifica urgente sul canale Slack aziendale o via email, includendo l'intero riassunto della conversazione. In questo modo, un dipendente umano può intervenire e prendere il controllo manuale della chat in un momento critico. Nessun cliente viene lasciato senza risposta. È arrivato il momento della verità. Facciamo un test dal vivo. Sul lato sinistro dello schermo vedete l'interfaccia utente, sul lato destro il dietro le quinte del nostro scenario su Make. Scrivo: buongiorno, vorrei sapere quanto costa la vostra consulenza base e se avete disponibilità per giovedì prossimo. Mi chiamo Andrea e il mio numero è 333 44 55 666. Premo invio. Guardate i nodi su Make. Si accendono di verde in sequenza, 1, 2, 3. Il webhook riceve, OpenAI elabora e il sistema smista. In 3 secondi esatti, ricevo la risposta sul telefono. Il bot mi saluta chiamandomi per nome, mi fornisce il prezzo esatto letto dal documento PDF e mi conferma che il team commerciale mi contatterà a breve al mio numero per fissare l'appuntamento. Nel frattempo, apriamo il file Excel dell'azienda, eccolo qui, riga numero 1 compilata automaticamente, Andrea, con il suo numero di telefono. Il sistema ha funzionato alla perfezione. Avete appena visto l'intero processo di costruzione. Ora vi chiedo, quanto tempo ho impiegato per impostare tutto questo? Circa un'ora. Quanto valore ho generato per l'azienda? Incalcolabile. Il titolare dell'azienda non vede un costo di 2.000 euro per un software. Vede un risparmio decennale sullo stipendio di un segretario dedicato. Vede un incremento del 30% sulle conversioni mensili perché nessun cliente viene più ignorato. Vede l'eliminazione completa dell'errore umano nell'inserimento dati. La chiave per vendere questi sistemi non è parlare della tecnologia, non è parlare di Make o di intelligenza artificiale. La chiave è vendere il risultato finale. Maggiore efficienza, più vendite e la tranquillità di avere il totale controllo operativo dell'azienda. Se applicate e replicate questo schema per i vostri futuri clienti, avrete tra le mani uno degli asset digitali più richiesti e scalabili del mercato attuale. Questo è il futuro del lavoro, grazie per essere arrivati fin qui, alla prossima.